Buongiorno, siamo qui oggi con Salvatore, il proprietario della nota pizzeria Salvo. Innanzitutto grazie per essere qui. Grazie a te, grazie a voi, soprattutto l'università ci ha scelto come casa di studio. Ci puoi raccontare allora da chi e come nasce la tua pizzeria? La nostra pizzeria ha quasi 60 anni di storia. Nasce di fatto fuori al basso della nonna, dove lei tirava fuori il tavolo dove mangiava per organizzare una pizzeria a oggi a 8, cioè ovvero quella che vedi nel film di Sofia Loren nell'Oro di Napoli. Le giornate di festa improvvisava la pizza fritta, dando la possibilità di pagarla a distanza di 8 giorni, quando poi tornavi a prenderne una. Poi nel 68, quando mio padre finisce la marina, il fratello più grande rileva da un cognato una pizzeria a Portici, nel centro di Portici. Ancora oggi, in qualche maniera, dal, dal centro di Portici siamo passati appena dopo il confine con a San Giorgio a Cremano, dove in realtà poi tra l'una e l'altra città c'è una continuità umanistica. Ad oggi invece come stai portando avanti la pizzeria Salvo? Con tanta ricerca, tanta passione, nonostante adesso siano due locali di gestione diretta che hanno più di 200 posti. Abbiamo voluto fare un qualcosa di innovativo rispetto alla generazione precedente, abbiamo voluto dare un qualcosa che migliorasse sostanzialmente quello che avesse già fatto mio padre, che lo rendesse più attuale, soprattutto perché poi in realtà, essendo una pizzeria di San Giorgio a Cremano, eravamo una pizzeria di provincia. 12 anni fa, 13 anni fa, il napoletano in generale considerava che fare la pizza era una prerogativa del centro di Napoli e mai un napoletano immaginava di poter uscire dai confini della città per andare a mangiare la pizza. Forse noi siamo stati i primi che abbiamo tirato fuori dalla città i napoletani e portarli a mangiare a San Giorgio. Ed è stata una soddisfazione, perché se tu pensi che mio padre aveva una clientela che è fidata, che era consolidata, ancora oggi ci sono le persone che hanno la loro età che vengono a mangiare la pizza ricordando mio padre perché erano clienti di mio padre, eppure molti dei suoi clienti dicevano però quando mangia la pizza, visito meglio, però va a Napoli. E facevano il nome delle pizzerie storiche in voga all'epoca del centro di Napoli. Questa cosa un po' a mio padre faceva rabbia, perché nonostante lui sapesse, conoscesse la storia familiare, che in realtà oggi conta 3 generazioni, ma in realtà se tu parlassi con uno della nostra prima generazione, a me non ci sono più, ti dice che loro sono l'ennesima discendenza di una famiglia ancora più vecchia della nostra, che era Grasso, perché il nonno, che era primo di 13 fratelli, aveva una matrigna, una signora, una moglie di secondo letto il papà aveva, che era in realtà la sorella di Salvatore Grasso, il fondatore della pizzeria Gorizia al Vomero. Quindi loro contavano anche quelle generazioni che adesso, seppur siamo amici con la famiglia Grasso, abbiamo un grande rapporto di amicizia, ma la parentela si è così dilatata nel tempo, non possiamo contare quelle generazioni, ma contiamo quelle che portano il nostro cognome. Ti va di parlarci di qualche tuo ricordo di infanzia, ad esempio quando hai iniziato a mettere le mani in pasta? Quando cresci in una pizzeria, vivi la pizzeria, soprattutto come si facevano una volta, coinvolgeva in qualche maniera tutta la famiglia. Il soggiorno di casa diventava la pizzeria. Mamma cucinava in pizzeria perché aveva papà, noi tornavamo da scuola, i grandicelli, il voler, tra virgolette, giocare nella necessità familiare, aiutavamo mio padre nel pomeriggio prima di fare i compiti, facendo dei lavoretti che magari erano da garzone sostanzialmente. E lì giocando metti le mani in pasta. Da adolescente credi che non farai quel mestiere, cioè nel senso la, la- la mia generazione, grazie a papà, io e i miei fratelli abbiamo avuto l'opportunità di studiare. Poi a un certo punto ci siamo resi conto, poi ci siamo annoiati, almeno io nel mio caso, a un passo dall'università mi sono annoiato di studiare, nonostante abbia fatto il liceo scientifico, diciamo, sono rimasto in pizzeria con papà dove abbiamo fatto un altro tipo di università. Prima, quando andavo a fare i bottiglie, i pizzaioli, ci andavano per necessità, erano spesso analfabeti. Entravano a pizzeria 8-9 anni,
e poi a 22, 23, 24 magari diventavano primi pizzaioli o comunque aprivano la loro pizzeria. Era un percorso quasi accademico, se ci pensi. Non è avvenuto proprio così, però tu, nel mio caso, ho respirato tanta pizzeria, tanta area di pizzeria. Oggi non ho mio figlio con me perché credo che la gestione familiare debba essere più moderna, diversa, più normale, tra virgolette. Però lui non disdegna, per esempio, nei giorni che non va a scuola, nonostante abbia 7 anni, di venire con me. Dice papà, voglio venire con te a lavorare. C'è stato un momento in cui ti sei reso conto che era proprio questa la strada che volevi intraprendere, in cui ti sei fermato e hai detto questo è quello che voglio fare. Ehm, non te lo so dire. L'ho incominciato a fare un po' con pigrizia, forse lo facevo bene, inconsapevolmente ti appassioni perché riesci, no? Però riesci quasi come se fosse una cosa che è assimilata nel tempo. Da bambino di pizzeria vedi continuamente, cioè. Però poi ti rendi conto che quella è la tua strada. Però da adolescente, da poco più maggiorenne, vedi che la tua vita è sacrificata, hai dei dubbi, come è comprensibile, come tanti anche ragazzi che oggi hanno questa età, che lavorano con me, ogni tanto li vedi un po', pensano a sabato sera non possono andare a scorrere con la ragazza, però poi cominci ad amare quello che fai e capisci che probabilmente è quello che vuoi raccontare, perché attraverso quello poi, nel mio caso, cerco di fare anche della cultura su quello che portiamo nel piatto. Cioè, vedere la pizza come si vedeva un tempo, un qualcosa per sfamarsi, un qualcosa di apparentemente anche banale, folcloristico e fine a se stesso, ma se tu metti sulla pizza un'idea, un'interpretazione, un po' come il lavoro che ha fatto la grande cucina d'autore italiana, e racconti delle storie, ma le storie che sono reali, storie che sono culturali, soprattutto alle nuove generazioni che non hanno avuto spesso i nonni che hanno tramandato loro il senso della tavola, no? L'aggregazione della famiglia attorno alla tavola, quindi il testimone delle tradizioni, che per noi napoletani passava anche per la cucina, diventa quasi non una missione, no? Qualcosa da raccontare, qualcosa che ti fa sentire anche unico per certi aspetti. Qual è per te allora il valore culturale della pizza? Oggi il valore culturale è quello di raccontare un territorio, la storia, proprio perché la pizza esce da quel contenitore folcloristico, no? Che rappresenta la nostra città, pizza e mandolino, no? Ma in realtà è la trasposizione di un popolo. La pizza, per esempio, nel caso della marinara, racconta un po' la disputa sociale, il signore e il povero, il marinaio. Racconta la storia di una città opulenta, con la Cosacca, Napoli capitale. Arriva lo zar di Russia che omaggia questa città moderna, che Napoli è una città moderna, di due cavalli di bronzo per cui i napoletani, per onorarlo, per vantarsi di questa importante visita di Stato, alla pizza ancestrale a pomodoro l'arricchiscono con la neve di Russia, creano la cosacca. Oppure la Margherita celebra l'unità d'Italia. In realtà è più una leggenda perché già la si faceva, però comunque ecco, si lega quello che è un marketing antico a un aneddoto storico che investe la città e così via. Oggi le pizzerie diventano sempre più luogo di aggregazione, luogo dove si deve fare cultura del cibo, si raccontano le tradizioni e allo stesso tempo si racconta il territorio, perché le condizioni sociali che sono cambiate in maniera frenetica negli ultimi 20 anni l'hanno messo un po' al centro del mondo. Cioè non si riesce per le famiglie ad andare più in ristorante perché hanno un costo quasi lussuoso, ma la pizzeria eredita il ruolo delle trattorie, delle osterie, dei ristoranti di medio livello, che prima magari erano occasioni di aggregazione alternativa alla casa e quindi devono raccontare, devono farsi portavoce di un'esperienza culinaria.
Questo l'ho capito quando chiesi allo chef Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin, se lui mai avrebbe interpretato una sua ricetta, un suo piatto su una pizza. Cioè, quasi come questo gigante, questa personalità, si chinasse quasi ad omaggiare la pizza. In realtà adesso c'è un interscambio. Lì abbiamo capito che la pizza poteva essere in quel momento occasione anche per avvicinare le persone verso una cucina che all'epoca era solo per i milionari. Oggi quel tipo di cucina andava anche in TV, quindi ha migliorato anche la cultura generale delle persone, anche il rapporto del consumatore verso il ristorante. E in quel momento noi, con quella creazione che era curiosa sì, ma passata più per marketing, stavamo facendo in modo di avvicinarci all'alta cucina, ridurre questo gap e soprattutto portare l'alta cucina verso una democraticità, cioè quelle migliaia di persone che ogni settimana magari arrivavano in una pizzeria, a differenza del ristorante stellato che 1000 coperti li vede dopo 2 anni. Ci puoi raccontare di più rispetto alla pizza sei pomodori? Quali sono le sue caratteristiche? Avete studiato voi, una buona universitaria. Allora, sei pomodori rappresenta un po', celebra un po' una mia amicizia con uno chef, Salvatore Bianco, chef stellato napoletano. Io sono di Porticcio di Torre del Greco. Una notte incominciamo a lavorare sulla trasformazione dei pomodori perché il mio cruccio era quello di mettere assieme sulla stessa pizza la selezione di pomodori che avevamo all'epoca. Erano all'epoca 6, oggi ne sono 10. E lavorammo. Cioè lui finiva di lavorare al suo ristorante, veniva in pizzeria e di notte lavoravamo fino alle 3, 4 del mattino. Nasce questa pizza. Una pizza che viene creata con un concetto innovativo, la trasformazione di un elemento semplice. Facciamo un passaggio da Gennaro Esposito che grazie a lui porta qui dei chef tipo Cannavacciolo, Rene Costanzo, ma anche i fratelli Cerea, quindi il grosso della gastronomia italiana, che ci danno una ricetta che noi applichiamo. Ci insegnano delle tecniche, ci danno degli ingredienti, ci dicono dei quantitativi e noi la mettiamo sulla pizza. Quindi è l'idea dello chef. E noi prestiamo la pizza. Con Salvatore si ribalta. Noi incominciamo a sviluppare delle idee, mettere assieme i 6 pomodori, la nostra selezione di pomodori, per creare una pizza che fosse unica, che fosse quasi celebrativa del pomodoro. Il pomodoro è l'oro rosso. Io sono cresciuto in una famiglia in cui si mangiava pomodoro 4 volte a settimana. Il pomodoro aveva una variabilità, non è sempre pomodoro, ha un sapore diverso a seconda della tipologia, e a me è stato insegnato, a seconda anche come viene fatto, se è ragù, se è fresco, se è crudo, eccetera. Quindi era quello il concetto. Avevamo la stessa idea, la stessa filosofia, la stessa educazione, e quindi lavorammo su quello. E nacque una pizza che era sì innovativa in quel momento, perché usava delle tecniche di cucina, fare confit pomodoro, fare le marinature, eccetera. Però diventa tradizionale. In che senso? Chi mangia quella pizza, soprattutto il campano, mangia una pizza che stimola una serie di ricordi. Diventa come un piatto stellato, no? Spesso chi è stato nel ristorante stellato c'è questo gioco di emozioni. Lì chiunque mangia quella pizza ti dice wow, mi sembra la fresella che facciamo d'estate con i pomodori. Oppure la merenda che ci facevano le nonne con schiacciando il pomodoro sul pane. Quindi è una serie di ricordi, ma possiamo continuare all'infinito. Ed è importante perché rappresenta uno spartiacque. Non è più lo chef che ci pensa la ricetta, pizzaiolo che incomincia a pensare come lo chef, incomincia ad evolvere il concetto di pizza, si trasforma l'alimento, non è più il baratto che prendi, apri, versi, si incomincia a pensare, si incomincia a lavorare all'ingrediente, si pensa come in cucina. La pizzeria diventa cucina. Altrettanto amate sono le vostre frittatine. Cosa ci puoi dire a riguardo? È che mio padre è sempre stato conosciuto per la frittura. La pizzeria di mio padre stava a Via Libertà a Portici, che era il corso principale, ancora è il corso principale di Portici. Metteva la vetrina su strada, più o meno alle 6 del pomeriggio, 5 e mezza, la riempiva della frittura che era di dimensioni minime. La frittatina nella nostra famiglia entra di recente, quasi nell'anno 2000, 98-99. Spesso aveva la richiesta perché crescevano le pasticcerie o le pizzerie che facevano anche fritture, facevano la frittatina, la richiesta di frittatina, ma non l'aveva mai fatto. Cominciò a fare delle prove insieme a un pizzaiolo che lavorava per lui, che più o meno aveva visto anche lui fare. Non ti dico i pasticci che fece. Poi nel tempo, diciamo, ha capito il sistema, ci ha lavorato tantissimo, ha cominciato a fare la sua frittatina, era l'unico pezzo grande.
e incominciò ad affiancarlo alla frittura. Però una cosa faceva meglio di qualsiasi cosa, le paste cresciute. Era quasi, era quasi per me un terrore incominciare a mettere le mani in questo impasto. Padre, il tipo che faceva 50 zeppole tutte uguali, tutte perfette, ne apriva anche per controllarsela, per farmi sbloccare. Lui aveva dei metodi molto pratici, veniva ogni giorno sempre più tardi e tu eri costretto ad aprire, anticiparlo, perché arrivava gente, lui faceva in modo di arrivare sempre un po' più tardi. E tu magari temporeggiavi e ti dice, tanto adesso arriva lui. Una sera non arriva, tu incominci a fare le zeppole. Faccio la prima sera, la seconda sera lui sa come è andata a finire, arriva, puoi migliorare, puoi fare così, questa non va bene, questa va bene. Il giudice diventa mia mamma, che ne ha avuto, sa, la storia d'amore perfetta, ti dava sempre quel metodo di paragone, non ti smontava, diceva, ah, buona, buona, però i crocchè, le paste cresciute padre sono, sono indimenticabili, erano perfette, sai, tu c'hai questa cosa che dici, "Ma cavolo, io faccio tanto lavoro e ti sprona quasi dentro ad avere quell'approvazione, a essere degno di lui sotto certi aspetti, e incomincia a lavorare su tutte le ricette, incomincia a trasformare, tra cui anche la ricetta della frittatina. Un giorno arriva un giornalista gastronomico molto famoso, noi sai, pieni di noi con la frittatina, e crocchè perfette, eccetera. Questo ci smonta la frittatina, ce la definisce, mi ricordo, addirittura disgustosa. Io non sopporto questa critica, non gliela contesto perché questa è un'icona e quindi incomincio a modificare ulteriormente questa ricetta. Poi incomincio a fare selezione, anche la selezione del prodotto, si incrocia con la trasformazione che abbiamo fatto noi anche sulla ricetta del mare prima. Cominciamo a introdurre la pasta di Gragnano. Il primo pastificio è quella di Giovanni Assante. Giovanni era un ex missionario che faceva da commerciale, credo, per un pastificio di Gragnano, ne eredita un po' un'attività e lui porta Gragnano con la sua pasta in tutti i ristoranti. Pensa che avevo contattato diversi pastifici importanti, nessuno mi voleva dare la pasta, nonostante anche quelli che ad oggi sono miei clienti, fornitori e soprattutto amici. Giovanni arriva e ti dice, io prendo voi come una scommessa, non mi interessa quantità di pasta che fa. Un mio formato di pasta, anche per un cartone, ma in tutti i ristoranti stellati d'Italia, per ogni d'Europa. Quindi io ve lo porto. Voi lavorate, questi sono i miei costi, il miglior costo che vi posso fare. Considerate che non è una pasta industriale, però io sento che voi farete strada, che avete delle ottime idee. Da lì incomincia la strada, incomincia un po' anche quelle coincidenze fortunose che poi portano alla nostra pizzeria, diciamo, a diventare una tappa della gastronomia nazionale. Il fatto di legare il segreto delle nostre cittadine anche alla scommessa che aveva fatto lui su me giovanissimo, per me è bellissimo, ricordo bellissimo. E oggi le fritterie sono quelle che conoscete voi. E ne sono anche diverse. Non c'è più la classica, quindi la prima che aveva fatto papà, ma c'è anche quella. Poi abbiamo fatto di pasta e patate. E poi abbiamo fatto di recente con la genovese, che è un po' più comune, salsicce e fiarilli, abbiamo introdotto la cacio e pepe, quindi lavora studiando poi anche sugli abbinamenti, perché sulla cacio e pepe, per esempio, oltre al formato di pasta specifico, lo specifico spaghetto di Gragnano, c'è anche un blend di pepe che ho messo assieme io di diversi importatori. È una selezione di più formaggi. Conosciamo molto bene la tua attenzione alla stagionalità dei prodotti, ma se ti chiedessi una pizza salsicce e friarielli nel mese di maggio, me la faresti? No, no, perché per me è importantissimo anche rispettare il territorio. Spesso resto deluso quando vado in dei ristoranti e trovo degli ortaggi che non sono giusti. Si fanno delle lavorazioni su dei ristoranti, degli ortaggi che sono un po' canonici. Quando noi abbiamo un territorio che è fantastico, la Campania Terzi. I romani venivano qui per la qualità della nostra terra, hanno scoperto già i greci. Poi la provincia di Napoli, ma pure diciamo, i territori limitrofi alla provincia di Napoli hanno subito nel tempo le stratificazioni delle varie eruzioni, no? Anche la ricchezza che poi ne deriva dalle varie eruzioni vulcaniche. Abbiamo la fortuna di avere un microclima e un terroir, dicono i francesi, che ci donano delle cose straordinarie. Perché devi mangiare i fiarini?
se ci sono, cominciano a uscire le zucchine, o ci sono i piselli, oppure nella zona di Pestimo di Castellammare ci sono i carciofi. Allora noi dobbiamo ritornare a recuperare quello che fa parte della nostra cultura per sostenere l'economia del nostro territorio e soprattutto le culture del nostro territorio. Quando entri in una pizzeria devi sentire in quale stagione sei. Non ha senso. Non ha senso avere questi menù da 50 pizze e poi c'è di tutto. Lavorare sulla qualità, affermare quella pizza. Naturalmente questo fa parte anche della gestione economica, no? Della spesa nel locale, quindi però è un discorso che penso che è all'atere. Però è importante che tu promuovi quel modo di mangiare. Era la mia interpretazione di pizza, che negli anni è funzionata tantissimo e che è stata anche quasi fuorviante talvolta, quasi rivoluzionaria. Anzi, io a volte mi batto con delle piccole associazioni di piccoli contadini per recuperare dei cotini antichi. Ci riescono con i pomodori, perché hanno mercato i pomodori. Più difficile con gli ortaggi. Però il mio sogno è quello di avere degli ortaggi che sono quelli che mangiavano i nostri nonni, che rappresentano appieno il sapore che è nella nostra storia e che è rappresentativo della terra. Cioè la melanzana che facciamo noi, vorrei quell'ecotipo che magari non è lo stesso che viene coltivato in Sicilia, o per esempio il buio o altre parti, ma che abbia un sapore che sia identificativo, che si trova solo qua. Dopo la cena, i tuoi clienti cosa portano a casa oltre alla pancia piena? Ah, io auguro che portano un messaggio, soprattutto le idee che voglio raccontare e soprattutto quanto di buono voglio offrire loro, soprattutto i racconti delle storie. Un sapore che sia unico e sia riconoscibile. Ecco perché a volte noi mettiamo in menù delle pizze che siano identificative. La prova del pepe, la cosacca, le diverse margherite puoi andarle a mangiare ovunque, ma quella di salvo la devi riconoscere. È importante alla ricerca dell'equilibrio degli ingredienti, soprattutto con gli ingredienti così essenziali, riuscire ad equilibrarli bene per dare un tuo imprinting e per sintetizzare quello che puoi raccontare con la pizza. In merito poi alla celebre Salo Experience, come la descriveresti in poche parole e soprattutto possiamo provarla adesso? Adesso te la faccio provare subito. E descriverla è difficile perché diamo l'opportunità a te, ospite, di metterti al nostro posto, di capire quanto lavoro c'è dietro una pizza che è così semplice e soprattutto cosa significa raccontare.